bentrovati a Prima Pagina Salute. Oggi parleremo di tecnologie assistive per l'indipendenza degli anziani, l'invecchiamento attivo e del progetto Natif Life. Ci colleghiamo adesso con il dottor Giuseppe Ursino, che è amministratore delegato dell'azienda in prima fila per il progetto. E allora diamo il benvenuto a Giuseppe Ursino, collegato con noi. Dottor Ursino, coinvolte in questa fase di progettazione e sperimentazione ci sono il Comune di Catania, l'Università di Catania, l'Università di Malta e altre aziende. Qual è lo scopo di queste collaborazioni? E allora, buongiorno intanto, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, è molto importante creare degli ecosistemi. Nessun player da solo riesce a incidere sulla realtà se nel contempo non ha altre organizzazioni all'atere con cui sinergizza e crea un ecosistema. Noi stessi all'interno della nostra organizzazione, del nostro cluster Geo Group, abbiamo più software house che insieme operano nella digital transformation. Nel caso di Natif Life, questo progetto che abbiamo insieme all'Università di Catania, quella di Malta e altre realtà, la logica è stata non solo quella di fare innovazione, perché dirci l'innovazione consiste nel cercare, AAL sta proprio per aiutare chi ha problemi, quindi i disabili e gli anziani, a vivere in maniera indipendente la loro giornata tramite l'utilizzo di forme domotiche, ma cercare insieme agli altri di creare quell'ecosistema. Quindi abbiamo creato un club che si occupa di AAL con altre software house e altre organizzazioni non solo in Sicilia, non solo a Malta, ma in giro per l'Italia, per appunto cercare di supportarsi a vicenda e anche soprattutto perché l'innovazione non è un percorso unico che finisce lì, è un continuum. E quindi stiamo lavorando per anche il dopo il progetto Natif Life. Per esempio, da pochi giorni sono stato al Tech Gate, all'Info Day della Commissione Europea a Vienna, perché ho presentato il progetto Natif Life e ho immaginato che noi in futuro potremmo fare applicazioni di intelligenza artificiale applicate a questo tipo di tool, in quanto quando tu cominci ad avere tanti dati chiamati big data, riesci a avere tramite il machine learning, quindi forme di intelligenza artificiale, la possibilità di rendere il sistema più proattivo, arrivare addirittura alla predittività, ossia quando ci sono condizioni di fondo, la probabilità che determinate situazioni, determinati scenari si verificano è più probabile e quindi il sistema risponde in maniera più proattiva. Tutto questo potrebbe essere un Natif Life 2, ma la direzione di marcia in questi casi è appunto quello di allargare lo spettro delle collaborazioni, perché le tecnologie da utilizzare sono tante. C'è quella che riguarda l'IoT, quindi i biosensori. Si parlerà sempre più di sensori utilizzati all'interno del nostro vestiario, il wearable, che sarà la nuova frontiera sempre più applicata. Questo ci permetterà l'utilizzo di indicatori biometrici che aiuteranno un po' tutti. Immaginate in questo momento quello che sta accadendo col coronavirus, dove quando si arriva in aeroporto, io sono ahimè sempre in giro, adesso quando arrivo in Italia mi controllano la temperatura e noi un domani avremo, e tra l'altro il coronavirus dà più problemi per gli anziani. Quando questo sistema un domani, speriamo mai che ci fossero un altro tipo di problema come quello che abbiamo adesso, questi anziani avranno la possibilità di essere controllati se la loro temperatura aumentasse in tempo reale, perché poi questi dati vengono trasmessi e può esserci un ente medicale, nel caso che hanno problemi medicali, che può supportare gli anziani che vivono a casa loro. Quindi tutto questo mondo è un continuo divenire, l'applicazione di sistemi di tecnologia può aiutare e creare ecosistemi sia in Italia, in questo caso Italia-Malta, ma anche a livello europeo. Per esempio in questo evento al Tech Gate c'erano tutti, c'erano i russi, c'erano i cinesi, c'era tutta Europa e lì la collaborazione si allarga a livello mondiale. Ci sono per esempio università che hanno dei dipartimenti che per esempio studio pare una cosa strana,
si vanno a specializzare sullo studio, sulle applicazioni, sulla tavoletta del gabinetto, perché immaginate gli anziani che possono avere problemi, avere a che fare con l'andare in bagno. Allora lì si specializzeranno, si stanno specializzando da anni per cercare di supportare gli anziani in quella direzione e così via. Quindi creare un ecosistema, utilizzare applicazioni intelligenti sicuramente è la frontiera. Ecco, al momento, per fare un esempio concreto, il progetto Natif Life prevede tramite appunto una serie di applicazioni e sistemi domotici la possibilità di riuscire a monitorare l'anziano anche a distanza. Immagino che poi tra qualche anno con l'introduzione dell'intelligenza artificiale insomma, si avranno sempre più strumenti a disposizione in questo senso. Assolutamente sì, e col wearable oggi si comincia a parlare di smartwatch in maniera un pochettino più forte, perché all'interno dello smartwatch hai già dei sensori che possono misurarti il battito cardiaco, la temperatura corporea e tante altre cose. Sempre di più si va in questa direzione, perché la logica dovrebbe essere quella che una volta che ci sono tanti dati a disposizione è possibile anticipare, questa è la frontiera, anticipare una possibile crisi del paziente, crisi dell'anziano, e una volta che con la predittività la riesci a anticipare, cerchi di dargli delle soluzioni in tempo utile. Certo, un ultimissimo punto prima di salutarci, leggevo nel comunicato stampa relativo appunto al vostro progetto che Natif Life riuscirà a contribuire anche a contenere i costi relativi alla sanità. Ecco, volevo approfondire questo punto. E questa è un'altra cosa molto interessante, perché da una parte migliora la qualità di vita delle persone, che non è banale, perché se io riesco a vivere meglio a casa mia e anzi vengo deospedalizzato e posso stare a casa mia, ovviamente la mia qualità di vita è molto migliore. Dall'altra, questa deospedalizzazione permette di abbattere i costi della sanità, perché quando un paziente lo teniamo in ospedale, per la sanità pubblica è un costo molto alto, quindi il paziente vive peggio e lo Stato ha un grosso esborso. Con delle soluzioni come quelle che noi col Geo Group attiviamo sia su Natif Life, ma per esempio immagino un altro progetto dove siamo coinvolti per quanto riguarda i problemi polmonari, un progetto che si chiama Domus Sapiens, sempre in questa direzione del medicale, della domotica, dell'EIL. Il paziente vive a casa sua, quindi la sanità non ha un reale costo e nel contempo è monitorato, quindi vincono tutti, non perde nessuno. Certo, e allora io ricordo che il progetto sarà attivo da maggio, se non sbaglio. Sì, la fase col prototipo finisce a maggio. Forse ci prenderemo qualche mesetto in più perché ancora ci sono delle cose che vogliamo affinare, ma siamo lì. Benissimo, quindi invitiamo i telespettatori che fossero interessati ad andare su internet e googlare la parolina Natif Life, verrà fuori insomma il sito del progetto con tutte le informazioni. Siamo presenti anche su LinkedIn, su Facebook e anzi tutti coloro che si occupano di tecnologia possono venire a darci una mano. Abbiamo questo club di 28 già operatori appunto per creare ecosistema. Benissimo. Noi collaboriamo. E allora, dottor Ursino, io la ringrazio per essere intervenuto a Prima Pagina Salute e la saluto per stamattina. Grazie per la vostra ospitalità. Prima Pagina Salute per oggi finisce qua, io vi do appuntamento alla prossima puntata.